Aiutami a migliorare il canale, fai una piccola donazione tramite PayPal o attraverso il pulsante dei super grazie ed iscriviti al mio canale. Nicolò De Vitis è uno degli inviati di Punta delle Iene. Ma per una volta nello studio di Silvia Toffanini il romano svestirà i panni del giornalista d'assalto per parlare della sua vita e della sua carriera. La Iena è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 22 febbraio. Nicolò De Vitis nasce a Roma il 6 luglio 1990 e si laurea prima in economia e poi in marketing. Grande appassionato di ciclismo e calcio, tifa per la Roma. Nicolò adora la musica tanto che da ragazzo ha studiato piano e suona la batteria. Tra le sue passioni c'è anche la fotografia. Nicolò si fa notare nel 2010 con un blog fotografico sui suoi viaggi in bicicletta e ben presto esordisce in radio e TV. Nel 2014 entra nel cast de Le Iene, mentre l'anno successivo approda su Radio 105 con il programma Chris e Love. Nel 2016 conduce Estate Mondiale su Sky Sport 1 con Diletta Leotta e Gold DJ per 3 stagioni. La svolta nella sua carriera arriva nel 2018 quando sbarca sui canali di MTV. Mentre porta avanti il lavoro di inviato per Le Iene, Nicolò De Vitis ottiene la conduzione di alcuni programmi di successo su MTV. Storytellers, dal 2019 al 2023. Guest Artist e VH1 Ti chiama a casa, entrambi nel 2020, e MTV EMA Best Italian Act, 2021. Intanto la sua popolarità alle Iene cresce e i suoi servizi si spostano sui personaggi famosi attirando l'attenzione del pubblico. Nel 2020 gli organizzatori del Festival Giffoni gli affidano la conduzione del Giffoni Live, che lo vedrà condurre lo speciale per 3 anni. Nel 2022 ha presentato anche Battiti Live MSC Crociere il viaggio della musica, in onda su Italia 1 e Amici Full Out Live nel 2023. Gli amori di Nicolò De Vitis sono stati molto chiacchierati. Nel 2018 finì su tutte le riviste di gossip per la storia con l'ex Miss Italia Eleonora Pedron, che aveva da poco concluso il suo matrimonio con Max Biaggi. L'inviato delle Iene e la modella sono rimasti legati fino all'inizio del 2019. Nello stesso anno, De Vitis ha iniziato una relazione con la collega Veronica Ruggeri. Conosciuta negli studi delle Iene, ma l'amore è naufragato a giugno 2024. Quando la giornalista annunciò la fine della relazione con una nota pubblicata sui social network. La fine della relazione con Veronica Ruggeri è coincisa con alcuni gossip sul presunto flirt tra Nicolò e Rose Villan. A maggio 2024 l'inviato delle Iene volò a New York per intervistare la cantante milanese. Pochi giorni dopo il suo rientro in Italia, Veronica annunciò la rottura con Nicolò. Sui siti di cronaca rosa si diffuse la notizia di un fantomatico tradimento e del feeling nato tra Rose e l'inviato delle Iene. Ad alimentare le voci sul presunto flirt furono gli esperti di gossip di Yanira Marzano e Amedeo Venza, che riportarono una segnalazione anonima sul presunto coinvolgimento tra De Vitis e Villan. Il marito più volte li ha scoperti, e loro, dopo aver fornito delle scuse, a cui lui ha scelto di credere, hanno dovuto interrompere la relazione. Adesso il marito e lei stanno andando in terapia di coppia. A luglio dello scorso anno la Iena fece molto preoccupare i suoi fan a seguito di un ricovero in ospedale per una seria polmonite. Dopo giorni di assenza dai social, De Vitis pubblicò un lungo post su Instagram parlando del suo difficile momento. Mi sono dovuto fermare. Il corpo me l'ha imposto. Ero su un set a registrare una pubblicità, sudavo freddo, ma finisco e torno a casa, 40 di febbre. Erano anni, decenni, che non mi capitava. Per qualche giorno continua febbre e tosse, così. Prima di dover andare a presentare un evento a Napoli vado a farmi una visita dal mio pneumologo. Neanche faccio in tempo a entrare. Questo fiato così corto. Facciamo subito un attack, eccalla.
Poco dopo esco, polmonite grave. Nicolò è rimasto ricoverato in ospedale per circa una settimana prima di potersi dire guarito e tornare alla normalità. Prima di dedicarsi ai personaggi famosi, Nicolò De Vitis si è occupato spesso di servizi controversi per i quali ha subito violente aggressioni. Nel 2016 scoprì una truffa legata ai cavalli e proprio durante le registrazioni del servizio venne picchiato e cadendo, finì in ospedale con alcune vertebre fratturate. Sui social l'inviato si mostrò con il busto in ospedale e cercò di rassicurare i suoi fan. Dopo 2 settimane sdraiato immobile, oggi con questa imbracatura da Robocop mi hanno alzato. All'inizio ho avuto un po' di problemi, giramento di testa, sensazione di vomito, pressione sottoterra insomma. Poi dopo avermi sdraiato, abbiamo fatto un secondo tentativo ed è andata meglio. Un po' per volta, ma ci stiamo rimettendo, pare, sulla retta, anzi retta, via.